Borsa Fossil 169 euro. Non avrei mai pensato di comprarla, o meglio, fino a che me l'avete suggerita, pensavo facesse solo gli orologi. E quindi così ti saluto. Ciao amica, benvenuto, bentornato sul mio canale YouTube. E che ansia sto fatto che mi consigliate le cose. Allora là per là dico madonna, mi devo comprare un'altra borsa eccetera eccetera, poi quando mi consigliate delle cose io vado a guardare, poi vi invio e poi me le consigliate in un'altra e poi dico vabbè, devo comprare per forza. In questo caso è stato proprio il caso di Fossil, che è un brand che, dico la verità, un po' forse per ignoranza, non è che conosco tutti i brand di borse, non sapevo facesse borse, però poi ho scoperto che fanno numerosi modelli abbinati un po' sul genere più classico, quindi preparati già che non è una cosa estrosa, un po' più sul genere più classico per andare in ufficio, per uscire a fare le commissioni, una cosa molto così, anche perché il modello che ho scelto poi l'ho adattato molto alle mie esigenze, ma di questo ed altro e soprattutto delle mie psicosi parleremo dopo la sigla. Una delle mie psicosi peggiori è che il mondo non mi capisca e me ne rendo sempre più conto, nel senso che già da piccolina mi sentivo una disadattata, ma non fondamentalmente sono sempre cose psicologiche tue, quindi mie, quindi parlo fra me e me, quindi da piccolina mi sentivo una disadattata perché che ne so, gli amici della mia età facevano delle cose, io ne facevo altre e questa cosa mi faceva sentire diversa dagli altri, no, non ero omologata e da un lato mi sentivo diversa e esclusa dai gruppi, dall'altro lato mi faceva sentire figa perché facevo figurati, io riesco a fare le stesse cose che fai tu senza drogarmi, senza, che ne so, andavo a ballare, ballavo 12 ore senza drogarmi, quindi per me era una cosa figa perché mi sentivo molto più figo di quello che poi stavo ucciso 3 giorni, aperta e chiusa parentesi, la droga non va bene mai, quindi però drogarsi, bere tanto eccetera eccetera, però detto in linea generale non vale solo per le cose estreme, ma proprio in generale pure, che ne so, a scuola, per l'ascoltare la musica, stare molto da sola, però ovviamente queste cose mi hanno portato col tempo ad avere pure dei piccoli problemi, pure di, come dire, di fare gruppo. Sono una persona che ama molto stare da sola e quando a volte mi prendono in giro e dicono a te piace fare i video, fare l'influencer, sappiate che in realtà non lo è ed è un mio modo di combattere proprio il mio pessimo carattere che ho, anche per avere a che fare con la gente. Molto spesso sono estremamente, diciamo, antipatica, ma è un fatto che pur non volendo essere scortese, però magari poi in quel momento sto facendo delle cose, ti rispondo lo stesso e quindi il canale YouTube a cosa è servito? In maniera terapeutica, ognuna di voi è la mia terapia, ad imparare a gestire le emotività e a non sentirsi l'ansia da prestazione, perché magari i commenti brutti o le cose, che ne so, su Instagram ti scrivono la ciglia, è questo, è quello, il fisico, è quello, cose che non racconto spesso, però che comunque succedono e non sempre uno è preparato. Poi vado a guardare gli altri influencer, gli influencer veri, non io perché io non lo sono, e mi rendo conto che loro fanno una fatica pazzesca. Ho visto Clio Makeup qualche tempo fa che per mettere una fotografia è incinta, una fotografia in costume e stava da Dio, stava benissimo. Le hanno contestato delle cose allucinanti, tipo che era grassa, che fotomè, cioè, comunque delle cose, cioè, proprio inappropriate, che delle volte veramente penso, ma la gente, ma invece di perdere il tempo a scrivere le cattiverie, invece di dire cambio, switch, ancora di più, prima dovevi fare una fatica perché se c'è una persona davanti ci devi parlare per forza, ma quando stai sui social fai passi avanti, cioè i social hanno aiutato non a diventare più cattivi, proprio a fare switch, o sono io che non so, dimmi cosa ne pensi in questo senso, e quindi mi sto abituando piano piano a questa cosa. Perché te lo racconto? Perché anche con le borse sta diventando questa cosa, cioè molte persone contestano la mia battaglia, sembra una cosa assurda, ma contestano il fatto che io combatto la mentalità, racconto gli artigiani, anche gli stessi artigiani hanno paura, ci nascondono, mi scrivono perché sai io non uso molti social, non faccio molto questo, non faccio molto quello. Perché? Perché se fra 10 anni
ci sono persone che utilizzeranno solo questi strumenti per comunicare, tu non cominci ad adeguarti? Perché non cominciamo a raccontare che nelle fabbriche c'è tanto buono invece di farli raccontare ai giornali solo quando succedono gli scandali? Perché continuare a dire che è normale comprare borse contraffatte non è da stupidi e non è dare soldi alla criminalità? E non è non scegliere borse fighe, borse belle, molte le trovi su questo canale, cerco di mettere quanti più brand possibili di fascia di prezzo, ovviamente cerco di mantenermi sotto i 500 euro perché secondo me è la fascia di prezzo a cui bene o male possiamo attingere tutto il canale. Perché? Cioè perché per forza uno si deve incaponire che perché esistono le cose che costano, ma perché ti compri la Mercedes Pezzotta? Non ho mai visto, cioè non ho mai visto uno che cammina, dice no ho comprato questa macchina e la Mercedes Pezzotta o la Ferrari, la Fellali, cioè non l'ho mai vista. Sì, cioè, io questo io capisco, cioè, qual è la psicosi per cui è uno fomenta il fatto o giustifica il fatto di comprare una borsa contraffatta? Non lo capirò mai, e con questo ti voglio dire: compra sempre borse originali, continua a suggerirmelo su questo canale, condividi questo video, iscriviti al canale, fai tutto quello che è giusto fare, perché io sto contribuendo come te a migliorare il mondo. Ovviamente la prendo un po' a ridere, un po' a scherzare, però di base anche tu che mi ascolti e che comunque compri borse originali, che con le tue amiche ne parli, che magari condividi il video oppure scrivi post intelligenti sui tuoi social, anche tu stai collaborando a migliorare il mondo. Magari anche tu non scrivi commenti negativi, quando non ti piace qualcosa passi avanti, quindi anche tu stai contribuendo a migliorare il mondo, e quindi io ti ringrazio perché mia figlia vivrà in un mondo migliore. Io da anziana ancora più di adesso vivrò in un mondo migliore anche grazie a te. Tornando alla borsa, per la borsa Fossil che sono andata a scegliere, che fra poco ti leggerò cosa mi hanno raccontato sul sito per farmela comprare, ti dico che questo video non è sponsorizzato, compro i prodotti, non sono pagata dai brand e lo faccio proprio per combattere l'idea che comprare contraffatto sia figo. In realtà è una merda, si può dire su YouTube, e ormai l'ho detto, che bisogna sostenere i brand che alimentano un'attività legale, un'economia legale. Detto questo, ho scelto questa borsa proprio perché me l'avete consigliata in 1001 persone, e adesso ci andiamo a leggere cosa ci dicono sul sito. Il modello è una tracolla Kinley. Mi dice compatibilità dispositivo adatto a telefoni di ogni dimensione fino a iPhone 11 Pro Max e Samsung Galaxy. Probabilmente ci sono delle tasche interne che ci portano questo. Materiale 100% poliestere, quindi è plastica abbastanza compatta. Dettagli interni: una tasca scomparto, una tasca con cerniera, le dimensioni te le dico a fare, ce ne frega niente. Poi c'ha la tracolla, una tracolla regolabile appunto, materiale pelle poliuretano, finitura in pelle, colore che ho scelto è il grigio, gli accessori sono in ottone anticato che adesso andrei a vedere. Ci dice anche che la tracolla è massima estensione 61 cm, noi ci fideremo perché non c'è il metro, una tasca a scomparto posteriore, una patta con tasca dotata di cerniera, una tasca anteriore con bottone automatico e poi dice una cerniera, quindi un'ottima descrizione. Mi piacciono tantissimo i siti così dettagliati, soprattutto perché se devo vedere un prodotto è difficile a volte vedere le foto che sono centrate, sono realistiche e tutto il resto, quindi ci andiamo a guardare la borsa che ho scelto. Fammi sapere anche se ti piace il modello che ho scelto. L'ho pagata, ti ho detto, 169 euro, mi è arrivata in pochissimo tempo, quindi ottimo servizio. Greta sta uscendo dal mio corpo per metamorfizzarsi da questo scatto. Stavo esultando perché c'era la flanellina, ovviamente mi hanno fatta sorpresa perché dice Ornella gli piace la plastica su plastica, come dire, quindi così. Tutte queste scritte in cinese mi fanno presupporre che il brand produca. Andiamo ad aprirla, andiamo a spacchettare. Se hai visto le ultime recensioni, poiché erano tutti o made in Italy o brand regionale, nessuno aveva tutte queste impacchettatura, quindi l'ecosostenibilità passa anche dal comprare prodotti logisticamente vicino a noi. Ornella e le sue morali. Ta-da! Ovviamente questo verrà velocizzato, tu vedrai tutto quello finito, ma perché io ci metterò 8 anni e mezzo per fare questa cosa.
qua, non l'ho spacchettato per intero perché vorrei finire il video entro la giornata, ecco qua. E la borsa è questo, un modello molto molto classico, c'è un cattivo odore, un odore strano, diciamo così, non riesco bene a definire che cos'è. C'è il brand con questo timbro in oro sulla davanti, la tasca posteriore bella profonda, c'è questa tracolla che comincio a toccare, sotto è tessuto, comincio a guardare anche le cuciture, ma c'è un odore penetrante proprio. Ed eccola qui, una fodera tono su tono, all'interno come ci dicevano c'è una cerniera bella ampia e insomma, una tasca bella ampia. Questo è made to be loved, però lo leggo in italiano, fatto per essere amato. Ciao anima gemella, amico compagno, ti dispiace se ti chiamiamo così? No, figurati. È bello sapere che il nostro modello si trova ora fra le tue mani. Vorrei capire chi è che ha fatto, cioè con tutta l'onestà del mondo, cioè per passione seguo un po' di marketing e scrittura, ma voglio andare fino in fondo per capire che cosa mi vuole dire questo. Poi tutta sta conferenza, vabbè. Detto così, tutta questa confidenza, la traduzione, che il nostro modello ora si trovi fra le tue mani esattamente dove volevamo che fosse, perché dove sarebbe potuto essere. Devi sapere che questo è un prodotto unico nel suo genere e che il colore e le trame della sua pelle subiranno alcune variazioni che lo renderanno diverso da tutti gli altri. Cioè stai dicendo praticamente sì, cioè c'è la possibilità che diventa un'altra cosa questa cosa, la pelle o comunque il materiale si usura e peggiora, è una cosa normale. Goditelo, indossalo per tutto il tempo che vuoi. È possibile che la pelle cambi con il tempo. Ragazzi, sono quando i brand ci mettono l'anima. Già mi sarebbe bastato che non puzzava comunque. Vabbè, c'è questa tasca avanti. Questa cosa qui è comoda perché ho la borsa ad esempio di The Bridge che per aprirla invece devi proprio togliere questo e non è proprio comodissima, fatta così certo è meno artigianale, artistica e tutto il resto, però è un po' più pratica così. Vado a guardare, quello che posso dirti è che la borsa è leggerissima, allora va indossata così, ha la tracolla regolabile. Non mi chiedete a cosa serve questa chiave, probabilmente come volevano ce l'avessi fra le mani, servirà ad aprire il mio cuore questa cosa, non lo so, mettiamo così, ma in tutta sincerità non vedo lucchetti, quindi normalmente le chiavi si mettono quando le borse portano i lucchetti, non lo so, avrà un senso sta cosa, poi lo scopriremo solo vivendo, ormai è il tema dei miei test di utilizzo. Detto questo, allora accorciato per vedere, vabbè, questa cosa è utilissima perché la tracolla non è rimovibile, quindi la possiamo portare soltanto a tracolla e ci sono varie dimensioni. Fa un po' vecchietta, è un po', ho scelto un modello un po' troppo vecchietta, sulle foto non mi dava questa espressione, qua sembrava un po' più, diciamo, strutturata, però insomma non male, vedremo. Poi forse il colore grigio topo che ho scelto non è proprio il massimo. Sto guardando le cuciture, non sono male, i dettagli, la tracolla non è che mi faccia proprio impazzire, però non è male neanche la tracolla. La tintura dove c'è è compatta, nonostante non è imperfetto, ma non mi fa impazzire questo doppio punto davanti qua perché marca tanto, a me esteticamente non è che mi fa impazzire. È centrata anche qua la cucitura, questa qui con questo centrale qui, dal punto di vista tecnico non male. Andiamoci a guardare dove viene prodotta questa stupenda borsa, perché è ovvio che è prodotta all'estero, made in Cina. Passiamo ai voti, notate il mio entusiasmo. Aspetta. Per le cuciture il mio voto è 4, per la tintura il mio voto è 4, per la valutazione qualità-prezzo, vediamo poi utilizzandola, comunque un 4. Per la valutazione delle rifiniture
Delle cose non le avrei fatte così, la plastica fuori, un po' la puzza, poi ci sta la logistica e tutto il resto. Non mi fa impazzire questa tracolla fatta così perché spelucchia sicuramente. Non mi ha fatto impazzire questo fatto che so che i materiali diventeranno brutti e cattivi. Non mi piacciono, diciamo, in generale la borsa non la vedo, diciamo, fresca, cioè non lo so, non dico wow, ok? Quindi per le rifiniture il mio voto è 3. Per la valutazione utilità il mio voto è 3,5. Vediamo un attimino cosa riesco ad infilarci in questa borsa, poi te lo farò vedere col test di utilizzo. Io la promuovo, ma voglio vedere poi effettivamente questi difetti di pelle, queste cose che ci hanno messo le mani davanti, quindi avranno avuto, penso, qualche problema grande. Non so perché vuoi dire questa cosa nella descrizione di un prodotto che dovrebbe fartelo innamorare, ma detto questo, diciamo, in linea generale fa tutto parte del brand. Ti invito a dirmi se conosci questo brand, a suggerirmi altri brand. Vedi, sto cambiando inflessione che si sta allontanando pure la puzza da me. Ti sto per salutare, mi raccomando, condividi questo video, comunque mettimi un like, dammi supporto in qualche modo e io ti ringrazio di avermi sopportato anche oggi e ti aspetto al prossimo video. Ciao da Ornella.